Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un progettino veloce veloce che è questa sciarpina primaverile di cotone. È una sciarpina, come potete vedere, molto stretta, infatti misura circa 18 centimetri ed non è neanche tanto lunga, è più o meno 142-143 centimetri. È molto particolare, con questo motivo che sembra quasi a zigzag, ma in realtà è facilissima da fare. Passiamo al materiale. Per il materiale ho usato questo filato che ho avanzato dalla che ho fatto l'anno scorso ed è il filato sempre dell'Action della Ellison and May ed è un 50% cotone e un 50% poliestere. È in gomitoli da 71 grammi per 117 metri. Io ne avevo avanzati 2 gomitoli e un po', ecco questo è il po', mi è rimasto il po' e vi farò il campione. È un filato particolare perché è bianco, però ha inserito un filo sfumato che in questa variante qua parte dal viola, passa dal fucsia e va sui toni dell'arancio. Lo trovo molto molto raffinato e essendo un filato poco ritorto tende ad avere una morbidezza particolare, quindi è una sciarpina veramente molto gradevole da portare in primavera. Dopodiché avrete bisogno di un uncinetto. La casa consiglia di lavorarlo con il 4,5, io ho usato il 5,5. Dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta, la nostra fedele forbice e il fido ago. Il punto che andremo a lavorare si sviluppa su un multiplo di 4+2. Io per la sciarpina, che è 18 cm di larghezza, ho montato 30 punti, 30 catenelle, che sono un multiplo di 4+2. Quindi vado a montare le mie 30 catenelle. Fatte le 30 catenelle, ne aggiungo una per tornare indietro, quindi entro nella seconda catenella partendo dall'uncinetto e vado a fare quello che va a sostituire il mio primo punto alto. Nel mio caso, come già sapete, punto basso su punto basso, però ci tengo a ribadire sempre che voi dovete lavorare come più vi è comodo e come più il risultato è a vostro gusto. A mio gusto è così, però i gusti non sono tutti uguali. Quindi detto questo, fatto quello che è il mio primo punto alto, vado nella catenella successiva e vado a fare un altro punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, ne salto 2 di base, entro nella terza utile, lavoro un punto alto, entro in quella successiva e lavoro un altro punto alto. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, ne salto 2, 1, 2, entro nella terza, lavoro un punto alto ed entro in quella successiva lavoro un altro punto alto. Praticamente sarà tutto il lavoro così, 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti, 2 catenelle. Quindi andiamo a finire questa prima riga lavorando in questa maniera. 2 catenelle, ne salto 2 di base, entro nella terza, faccio un punto alto, entro in quella successiva, faccio un punto alto, ancora 2 catenelle, ne salto 2 di base, entro nella terza punto alto, entro in quella dopo punto alto e via via. Ci vediamo alla fine della riga. Sono arrivata alla fine delle catenelle, lavoro l'ultima con l'ultimo dei 2 punti alti. E questa è la riga numero 1. Ora passiamo alla riga numero 2. Come al solito io giro il lavoro, entro nel punto che ho subito sotto, faccio un punto basso, entro nella costina del punto basso che ho appena fatto, quella di sinistra, entro e faccio un punto basso. Dopodiché, siccome dovremo alternare, quindi qui dove ci sono le catenelle dovrò fare punti alti, a questo punto aggiungo una catenella di separazione,
filo sull'uncinetto, salto il punto alto che abbiamo subito dopo e vado a lavorare le catenelle. I punti che andrò a fare li andrò a fare dentro le catenelle, perché in questo modo si otterrà quell'effetto zigzag che vi ho fatto vedere. Quindi anziché entrare nell'archetto come faremmo di solito, entreremo nella catenella. Quindi qui c'è la prima catenella, entro e faccio un punto alto. Qui c'è la catenella numero 2, entro e faccio un punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, ruoto un attimino la catenella in modo da vedere dove entrare ed entro nella prima catenella con un punto alto, entro nella seconda catenella con un altro punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, ruoto un pochino le catenelle verso di me, entro nella catenella numero 1 e faccio il punto alto numero 1, entro nella catenella numero 2 e faccio il punto alto numero 2. Aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto i punti alti, ruoto un pochino la catenella verso di me, entro, faccio un punto alto, entro nella seconda e faccio un altro punto alto. Ancora 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nella catenella numero 1, faccio il punto alto numero 1, entro nella catenella numero 2 e faccio il punto alto numero 2. 2 catenelle di separazione, ripeto l'operazione nelle catenelle successive, quindi 2 punti alti per 2 catenelle. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nella catenella, faccio un punto alto, entro nell'altra catenella e faccio un punto alto. Qui sono arrivata alla fine, quindi finisco come ho iniziato, faccio una catenella, filo sull'uncinetto, dentro nell'ultimo punto alto utile, cioè saltando questo, entro nel secondo che è l'ultimo della riga e faccio un punto alto. Abbiamo fatto anche la riga numero 2. Vedete l'effetto che comincia a prendere? Cominciano a spostarsi i punti da un lato e dall'altro. Quindi faremo sempre in questo modo. Le righe dispari le inizieremo e le finiremo con 2 punti alti, mentre le righe pari le inizieremo e le finiremo con punto alto, catenella, catenella, punto alto. Ora vado a fare la riga numero 3, quindi abbiamo detto che la riga dispari la inizieremo con 2 punti alti, quindi vado a fare quello che è il mio primo punto alto, dopodiché qui ho la catenella, entro nella catenella, vado a fare quello che è il punto alto numero 2, dopodiché faccio le 2 catenelle di separazione e ripeto la stessa operazione delle righe precedenti. Quindi entro nelle catenelle, faccio 2 catenelle di separazione, vado direttamente nelle catenelle della riga sottostante e vado a fare i 2 punti alti, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, ruoto un attimino la catenella verso di me, entro, faccio il punto alto numero 1, entro nella seconda, faccio il punto alto numero 2, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, dentro nella catenella numero 1 faccio il punto alto numero 1, entro nella catenella numero 2 e faccio il punto alto numero 2, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nella catenella, faccio un punto alto, in quell'altra faccio un punto alto, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nella catenella, punto alto, in quella dopo punto alto, 2 catenelle di separazione. Ora qui andremo a finire con 2 punti alti, quindi entriamo nella catenella, quella tra il gruppo di 2 punti alti e il punto alto iniziale, quindi entriamo e facciamo un punto alto, dopodiché entriamo nell'ultimo punto utile e facciamo un altro punto alto.
Arrivati a questo punto riprendiamo dalla riga numero 2, quindi punto alto, catenella, entro nelle catenelle 2 punti alti e via via. Il lavoro da fare è tutto qua e andremo avanti fino alla lunghezza che vogliamo ottenere. Ed ecco la sciarpina finita, veramente particolare, sia vista in orizzontale che vista in verticale. Sembra un punto pazzesco, ma in realtà abbiamo lavorato semplicemente 2 punti alti e 2 catenelle. E con questo il video tutorial è finito, veramente un video tutorial molto corto, non serve aggiungere altro. Fatemi sapere nei commenti se questo progettino vi è piaciuto e se vi è piaciuto condividetelo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, ad attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Inoltre nel box informazione vi lascio tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.